Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, bentornati sul mio canale. Oggi darò una risposta a chi mi ha chiesto di comparare due coltelli. Tra questi saluto Michele Trekking, andate a vedere il suo canale dove anche lui parla un po' di coltelli, di trekking, di uscite, di outdoor, e mi chiede anche lui se è meglio un Kudeman, in questo caso il Kudeman Bushcraft, il 148B, B perché è bianco, se no c'è il V verde con la micarta verde, eccetera eccetera, a secondo del tipo di manicatura che ha, oppure il Vesuvius della Fox. Allora andiamo a vederne le caratteristiche di entrambi. Partiamo dal Vesuvius della Fox, un buon prodotto, costi prestazioni veramente ottimo. La lama c'è da dire che è fatta in Cina su specifiche della Fox in acciaio 440C. La lama è 105 mm, quindi 10 cm e 5, e il totale della lunghezza è 220 mm. Lo spessore è 5 mm. L'acciaio abbiamo detto appunto che è il 440C, molto ben lavorato, ben temperato, sono sincero, è un coltello che potete bistrattare in tante maniere. Abbiamo delle guancette in G10 con una foratura per l'accetto che serve anche, visti questi due fori fatti nel manico, come dice Doricchi, per poterlo fissare a un'asta e usarlo come lancia. Una cosa consigliabile da fare in caso di emergenza, ma con molta attenzione, perché potreste perdere l'unico strumento che vi aiuta a sopravvivere. La bisellatura è una flat con questo microfilo che aiuta molto bene l'intaglio. Il peso è di 239 grammi, escluso del fodero. Abbiamo un fodero in Kydex con questo lock che può essere portato, in questo caso io l'ho messo orizzontale, io ho tolto un acciarino, c'è fissata la barretta di ferro cerio, mentre io l'ho tolta e l'ho messo in orizzontale, altrimenti si può portare anche in verticale. Quindi il fodero è molto comodo, il solito fodero in Kydex, che va bene anche per in caso di umidità, di bagnato eccetera, non si deforma. Passiamo al Kudeman, che abbiamo detto è il 148B, eccolo qua, vedete l'elefantino della Kudeman. Ecco, io non sono un appassionatissimo dei coltelli spagnoli, sebbene non siano così pessimi. Sono dei discreti coltelli da poter utilizzare tutti i giorni o per la caccia, però a volte hanno utilizzato acciaio, tempere sbagliate, per cui non ne sono molto appassionato, diciamo, la mettiamo giù in questa maniera. E questo qua è fatto in acciaio Mova, che è un 440C con aggiunta di molibdeno e vanadio. Diciamo che confronto alla Joker o altre marche spagnole, la Kudeman ha sempre lavorato discretamente bene, per cui la tempra, tutta la filiera della lavorazione dell'acciaio, che è fatto ad Albacete in Spagna, è buona, per cui potete fidarvi. La lama è spessa 4 mm, la lunghezza è di 10 cm e il totale è di 21 cm e mezzo, perché abbiamo 11 cm e mezzo di manico. Il manico, le guancette sono in micarta bianca, in questo caso con dei separatori rossi. Abbiamo il foro per l'accetto o il paracord. L'impugnatura è buona e non scivola neanche con la mano bagnata, nel senso che
Se anche in un primo momento può sembrare più scivolosa del G10, in realtà tiene bene la mano, non stanca molto la mano. E ovviamente se devo confrontarla col manico del Vesuvius, il manico del Vesuvius ha questa zigrinatura, questa lavorazione che veramente ne impedisce, si sente già subito al tatto che la mano ha un buon grip, migliore di quello del Kudeman in questo caso. Il Kudeman ha un peso di 203 grammi e non è una flat, vedete che è una specie di Scandi, una Scandi senza, se voi vedete per esempio gli Scandi della Tops hanno un micro bisello a livello del filo, invece qua non c'è nessun micro bisello laggiù, per cui è meno indicato per fare batoning, perché essendo così fine, proprio dove c'è il filo, tenderà a cippare un pochino se lo usate per fare batoning, altrimenti dovrete riaffilarlo stondandolo un pochino, rendendo la lama, cioè il filo, convesso. Mentre il nostro Fox, essendo a finire in questa maniera, ha il filo un po' più resistente in caso di batoning. Ora vediamoli come si comportano al taglio. Il Black Fox vediamo che morde bene il legno e riesce a fare anche dei buoni trucioli. Proviamo il Kudeman. Vedete come in questo caso lo Scandi fa mordere e incide benissimo all'interno. Come morsa nel legno il Kudeman batte in questo caso il Fox, perché vedete i due tipi di intaglio, più superficiale del Fox, più scavato nel Kudeman, proprio per il tipo di bisellatura Scandi. Per fare la stessa cosa col Fox bisogna inclinare un pochino di più il polso e si ottiene lo stesso risultato. Vediamo. Ecco che siamo andati più in profondità. Questa è la differenza del tipo di bisellatura, però la bisellatura del Fox è più resistente ovviamente se dobbiamo fare un batoning, mentre questa nell'intaglio lo supera per profondità di taglio, essendo una Scandi. Queste le differenze di utilizzo sostanziali. Ora li vediamo insieme appaiati. Eccoli qua. Allora, quale preferire? Direi che sono due buoni coltelli, tutti e due buoni anche come prezzo prestazioni. Kudeman si attesta sulle 60 euro, il Black Fox sulle 70 euro. Ecco, il Kudeman ci siamo dimenticati di dire, un fodero in cuoio ben lavorato, carino, che nel complesso gli dà un aspetto anche più leggero. Peccato che sia solo orientabile in verticale e non la possibilità di metterlo in orizzontale, anche se facendo passare del paracord nelle asole si può legarlo in cintura in questo senso. Quale dei due da preferire? Direi che pur avendo la differenza di taglio, come qualità si equivalgono. Tutto sta nel scegliere un prodotto italiano, sebbene costruito per quello che riguarda l'acciaio in Cina, o un prodotto spagnolo costruito ad Albacete.
A voi la scelta e scrivetemi nei commenti quale dei due preferite. Per questo video è tutto. Un saluto a tutti quelli che mi seguono, ci vediamo nel prossimo video, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, aiutatemi a crescere, dai che superiamo i 7.000 iscritti per Natale. Ciao a tutti da Armando.